Volando Channel. Secondo giorno di montaggio qui alla Magni Gyro per montare l'M24 Plus. Allora, ci siamo lasciati che eravamo al 20%, il 20% ovviamente è rimasto. Cosa riusciremo a fare oggi? Allora, come hai visto, tutti i pezzi sono arrivati. Sì. Durante la giornata di ieri siamo riusciti a raccogliere gran parte dei componenti che ci servono. Oggi andremo sicuramente in mattinata a lavorare sulla linea comandi. Ok. Con tutta la parte di regolazione della linea comandi che è sicuramente una fase delicata. Assolutamente. Esatto, assolutamente. E nel pomeriggio, con un po' di fortuna, anzi direi che se ti impegni adeguatamente dovremmo... È stata dura, io ve lo dico, è stata dura. Dovremmo farcela. Vedremo cambiare volto al velivolo. Bene. Che finora abbiamo visto struttura, balestra, accessori installati, invece vedremo l'allestimento della cabina con le sue capote, e quindi diventerà effettivamente per la prima volta ai nostri occhi in autogiro. Noi abbiamo tutta una serie di lavorazioni che andremo a vedere pezzo pezzo sulla cabina in preparazione. Ok, quindi andremo parallelamente, prepariamo la linea comandi e prepariamo le componenti qui. Okay. Perché? Perché nella giornata di ieri hai cominciato a prendere confidenza con alcuni tool, con alcune attrezzature, Sì. no? Tutta la preparazione, l'allestimento, l'installazione dei accessori alla cabina, che ci servono da montare prima dell'installazione sulla struttura. La linea comandi invece la vediamo qua, andremo ad assiemare il gruppo barre di torsione, forcelli di comando e aste di comando da qui al banco fino alla struttura. Ok. Porto il tutto? Sì. Cominciamo a mettere un po' in ordine qui. Posizionalo, girato chiaramente. Adesso quindi a breve potremo andare su con la testa a rotore e le aste di comando. Prima le aste e poi la testa? O prima Dovremmo fare un po'. La parte inferiore, che è quella che collega la forcella inferiore ai rinvii, potremmo già montare. Ok. Come ti dicevo, andiamo dalla forcella inferiore fino ai rinvii, quelli che abbiamo montato. Così. Esatto. Dove la parte gialla, il terminale giallo, è quello che sta sotto. Per cui va così. Esatto. Allora, linea comandi allestita. Ora cosa Adesso noi montiamo? ci prepariamo per fare la regolazione dei comandi, Sì. ok? Lo faremo nelle prossime ore e cominciamo a preparare invece a prepararci per l'allestimento della cabina, fare tutte quelle operazioni in preparazione all'allestimento cabina. Okay? Va bene. Quindi ci spostiamo dalla struttura alla cabina. Che è lì, È vediamo? qua. Esatto. Ok. Dove avremo da installare per esempio le pedaliere invece che gli accessori per la radio, le luci strobo, tutti gli accessori che gli vanno dietro. Ok. Pian piano, passo passo, comincio a darti i componenti necessari per queste installazioni. Allora, quali sono? Molto semplice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e altri 3 lì, che fa 10. Ok? Per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e quelli là. Ok. Esatto.
Nella cabina abbiamo finito per ora? No, abbiamo ancora 2 o 3 cosine da farti soffrire un po', Va metteremo bene. i bauletti, i portelli, li stiamo già preparando, però Sì. sono a buon punto perché non pensavamo di essere già così avanti, però ci eravamo promessi di fare la regolazione dei comandi entro mezzogiorno, Ok. ok? Noi i comandi li abbiamo praticamente allestiti, Sì? dobbiamo cominciare ad andare a misurare le escursioni massime che la barra di comando e la testa del rotore di conseguenza possono Avere. avere durante la Ok. la manovra. Insomma, Ok. ok? Prima cosa da fare, abbiamo una regolazione da fare sulle aste. Allunghiamo tutte le aste di 4 giri. 1, 2, 3 e 4. E andiamo a posizionare sulla testa il tool specifico. Io ho azzerato la bolla qua, Ok. qua legge 0 gradi. 18 e 8. Perfetto, ci ho avvito il fermo corsa, 18 e 8. 17 e 7. vedi che parliamo di decimi e poi nella realtà è più una paranoia che 19. qualcos'altro. Adesso chiaramente dobbiamo avere la testa rotore a 90 gradi rispetto al mast. 89 6. 89 9. Perfetto, 89 va più che bene. A questo punto abbiamo terminato la regolazione dei comandi. E andiamo a serrare i controdadi, che è la parte più importante, perché come capisci se i controdadi non sono serrati l'asta potrebbe cambiare di lunghezza in volo. Certo. È il momento della cabina. Cabina che abbiamo più o meno lavorato Esatto, abbiamo prima. allestito, adesso una parte ancora dovremo andare a terminare gli allestimenti diciamo basici, Ok. ma l'idea è nel pomeriggio appunto andare a portare e installare la cabina sulla struttura principale e con essa portarci dietro tutto quello che serve, quindi le capotature dietro, il preallestimento delle capote, il preallestimento degli interni, insomma avrai ancora così da impegnarti. È pronto. Poi ascolti, manca il vetri, Praticamente manca sì. i vetri, manca 2 o 3 cose, abbiamo finito, giusto? Adesso smontiamo tutto, dobbiamo inevitabilmente togliere tutte le parti che abbiamo preallestito, fare tutte le forature, inserire tutti gli inserti filettati e ricominciare l'assemblaggio. Perfetto. È stata un'esperienza anche oggi bellissima, stancante ma molto bella. Sì, E- dai, insomma, il sole è calato, le forze sono calate, ma la determinazione no, è ancora... Io non mollo di un centimetro, io voglio assemblare questo kit. Ci vediamo al terzo giorno di montaggio di questo autogiro. Ciao! Volando Channel.